È nero. Siamo qui in uno studio del signor Luigi Ghina, che si è momentaneamente assentato ma dovrebbe arrivare, è qui. Ecco, signore Ghina, siamo in presenza di macchinari a noi sconosciuti. Lei ci può spiegare? Dunque, la prima cosa che io vi devo dire, che vi sbalordirete, è che l'uomo crede che la Terra gira e invece è ferma. Questa è la parte principale di tutte le grandi conoscenze scientifiche. Cioè, lei sostiene che la Terra è ferma. Dunque, questo l'uomo crede, insomma, vuole avere la possibilità di credere le cose di madre natura e vedere le cose rovesciate. Adesso vi dico subito. Io vi farò vedere adesso che cosa vi faccio vedere quello che vede l'uomo. Vede il movimento della Terra, invece è un effetto stroboscopico. Aveva problemi di luminosità, forse dov'è questa macchina che ci voleva far vedere? Questa? Forse qua c'è un po' più luce, andiamo avanti, camera non inciampi. Io devo spegnere per far vedere l'effetto. Camera, se vuoi seguire la camera, la macchina è questa. Ecco, c'è molta luce, quindi direi che è l'ideale. Ecco, adesso il qui, io torno di fuori. Un attimo che intanto... Questo quindi è il disintegratore del ritmo magnetico solare. Quindi il signor Ghina con questa macchina ci vorrebbe fare capire che l'uomo vede girare la Terra attorno al Sole, ma è un'illusione ottica. Adesso sta chiudendo le porte. Cameron, la luce per lei è sufficiente? Sì, va bene. Cameron ha parlato, la voce ufficiale, quindi io intanto vedo delle lampadine blu, gialle, un lampadone grande, Ecco. E delle altre lampadine, delle pole. Lasciate passare il signore che sta arrivando. Quello che sta... Sta accendendo uno dei macchinari. Ecco! Ecco, voi vedete, qui c'è energia solare e energia terrestre. Lo vedete questo che è fermo? Sì. Noi vediamo quello là che si muove, perché è l'energia solare che fa girare il movimento della Terra. Cioè lei dice l'ombra praticamente. È l'ombra, noi vediamo l'ombra, perché questo è fermo. È per quello che fra 15-20 anni cominceranno a credere, perché sono convinti che la Terra è ferma. Ma ad esempio, quando tipo adesso mai i russi e gli americani, qua tutto il mondo ha i satelliti, no? E proprio il satellite, da satellite diciamo ha un obiettivo. È uguale, solo che invece di credere che la Terra gira l'energia solare. Ah, è l'energia che gira. L'energia solare che gira. E lei in base a quale conoscenze? Guglielmo Marconi ha messo una antenna in alto, una in basso, ha trovato il ritmo Sole-Terra. Il ritmo Sole-Terra fa vedere lucciole per l'antenna, dopo vi spiegherò tutto se voi volete sapere. Ad ogni modo, perché noi diciamo che le cose sono l'incontrario? Io guardo lei, vero? Sì. Il mio occhio sinistro cosa guarda? Spero me. L'orecchio. No, l'occhio mio, guardi il suo occhio. Ah, l'occhio sinistro, Destro, quello sinistro, destro, quindi è rovesciato, no? Ah. Se andate a vedere in uno specchio, voi vedete che la vostra figura è il contrario. Quando voi andate a passeggio con una ragazza, dovete prendere il braccio destro e sinistro della ragazza, quindi è tutta rovesciata. Se fate una fotografia, voi dovete fare la fotografia all'incontrario, rovesciata, poi rimetterla di nuovo sopra il positivo. Quindi noi siamo dentro a un'energia uscente dalla Terra che si chiama energia uscente. La riflessione dell'energia solare viene dalla Terra e dalla Terra va. Capito? Perfetto, io direi al limite di vedere qualche macchinario all'esterno, che c'è più luce
e magari i nostri telespettatori non si possono fare un'idea migliore. Dire di spegni. Siamo ancora col signor Luigi Ghina. Questo praticamente è il suo studio, dove lei elabora le sue teorie. Ok, stasera qui si studia, si dà la possibilità di sviluppare tutte le cose che costruiamo, però tutte queste idee vengono da Guglielmo Marconi, perché io ho lavorato 10 anni con Guglielmo Marconi e quindi dall'esperienza di Guglielmo Marconi io sono riuscito a sviluppare quello che lui voleva fare. Adesso vi darò qualche spiegazione riguardo. Guglielmo Marconi aveva un chiodo in testa, perché la lucciola fa la luce chiara fredda, come faceva a fare questa luce. È venuto da me, io chiedo, se tu non lo sai, caro Guglielmo, che sei il pezzo grosso, io non capisco proprio nulla. Allora che cosa è successo? Che lui ha studiato la lumaca. La lumaca, e qui è venuta la grande scoperta. La lumaca è il nutrimento della lucciola. La lucciola si alimenta solo e esclusivamente della lumaca. Ma è possibile che una lucciola così piccola assorba un lumaco così grande col guscio? Col guscio, quindi? Sì, quello col guscio. Allora, e lui è andato a vedere e mi ha spiegato la faccenda. La lucciola ha una sostanza ghiandolare dello stomaco che mette una parte fuori tramite un beccuccio e dall'altra parte invece se lo tiene. Allora quando vede la lumaca che cammina va a punzecchiare col becco questo acido, la lumaca si rovescia, lo becca nuovamente, poi dopo 3 o 4 giorni, 3 o 4, anche 5-6 ore, la lumaca è morta, diventa gelatinosa e dalla gelatinosa lei si nutre. Allora Guglielmo Marconi cosa ha detto? Se la lucciola si alimenta della lumaca, la lumaca deve avere un segreto per produrre la luce. Ed ecco, la lumaca, se voi vedete, ha una spirale sopra, vedete? Questa spirale è la parte principale della conoscenza del ritmo sulla Terra. Ecco perché lui ha trovato la possibilità di fare la radio. Quando noi guardiamo bene il movimento rotatorio della lumaca, in questo modo gira dalla parte destra. Però la lumaca, se diciamo, cambia la posizione e gira nella parte opposta, voi vedrete che il movimento rotatorio è di sinistra. E vediamo un po' qua. Adesso il professore ci illustrerà per mezzo dell'elettricità, sempre che la spina. Ecco, se il camera si vuole avvicinare, attenzione a questa sedia. Ecco, la lumaca quando cammina in questo modo, cioè con la sua casetta in alto, tramite la spirale riceve l'energia solare. Quando invece in questa posizione, cioè è con l'abitacolo suo in verticale, è ferma, non si muove, però percepisce l'energia solare e l'energia terrestre. Quando invece cammina in questo modo, cioè che il suo abitacolo è verso in basso, riceve solo e esclusivamente l'energia terrestre. Tutto questo è causato dalla spirale. La spirale ha dato indicazione a Guglielmo Marconi che l'energia solare scende a spirale con l'indicazione di Stroza, entra nella Terra, riesce nuovamente nella Terra a senso contrario, perché è rovesciata.
l'energia, e quindi E questo permetterebbe l'illusione ottica di vedere la Terra in movimento. Esatto, perché noi siamo dentro a una riflessione di energia, quindi la riflessione di energia può vedere doppio, perché l'energia che esce dalla Terra è una riflessione del Sole e quindi noi vediamo le cose non giuste, l'effetto stroboscopico. Difatti, come vi ripetevo prima, noi ci vediamo uno con l'altro ma rovesciati, perché è l'effetto dell'uscita dell'energia. Questo uscita dell'energia crea a noi l'illusione che la Terra gira invece ferma e gira invece energia solare. E questa è la parte principale della Matasha, che è la cosa principale, che quando la scienza ufficiale comincerà a capire questo, comincerà a avere la possibilità di conoscere la verità di Madina. Ecco, infatti la prima cosa che lei ci ha detto, appena ci ha visto, ha detto: io vi dico cose che capirete o che saranno famose tra 20 anni. Perché questo? Perché? Non è compreso? Perché la scienza ufficiale è sulla direzione sbagliata, cioè è rovesciata. Quindi vedono le cose all'incontrario. Quanti siete al mondo in Italia che avete queste teorie? Beh, quelli qui siamo a circa 2000, ma però adesso, se voi vedete, Rubbia sta studiando il Sole perché ha capito che scusate, ma come fanno a trovare il principio della materia che non lo sanno da dove proviene? Ma è una cosa inammissibile. Ma la calamita, il campo magnetico è una sostanza, è una materia, non lo sanno neanche ancora che cos'è la materia, non sanno che cos'è invece l'energia, non sanno ancora nulla perché è tutto rovesciato. E quindi noi per esempio possiamo con l'elettrocalamita separare l'energia negativa e prendere solo la positiva, e la positiva prende quella negativa, separare completamente le due polarità, e dicono che non è possibile, invece è possibilissimo. Vi darò anche l'idea Priam dove dice questo. Ma ritornando a punto di partenza, guardate, qui abbiamo il Nautilus. Professore, abbiamo magari problemi di luce, che ne dice andiamo a fare una passeggiata fuori con i suoi strumenti e magari così ci spiega anche i macchinari che ha nel suo giardino, che sono molto interessanti. Adesso vi spiego questo, un momentino, se vi vedono ancora. Questa è il Nautilus, una lumaca che sta nel mare indiano. L'ho tagliata, guardate, sopra e sotto c'è due spirali, una è contraria di quell'altra. Il professore fa vedere che sono due spirali. Due spirali, uno contrario a quell'altro. Queste due spirali trasformano l'acqua del mare in azoto. Perché prende energia solare e energia terrestre. Ora, se voi vogliamo uscire all'interno del laboratorio del professore, ci stava spiegando? Dunque, sta spiegando, la camera vuole seguire intanto. sta spiegando che l'uomo non riesce ancora a avere la conoscenza delle due energie, eppure Guglielmo Marconi ha messo un'antenna in alto, ha preso energia solare, e una sottoterra ha preso quella terrestre. Quindi questa è la parte principale. L'albero, guardiamo un po' l'albero, i rami dell'albero percepiscono energia solare e le radici energia terrestre. Quindi è mai possibile a non capire queste cose? È una cosa talmente semplice. Queste due energie che cambiano del terrestre e quella solare, se si uniscono e si bloccano, si solidifica e produce la materia. Cioè, quindi l'albero sarebbe il prodotto di questa fusione. Ma ditemi un poco, un albero, prendete un vaso, ci mettete una pianta, guardate il peso della terra, eccetera, 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 l'albero diventa alto, grande, è 20 volte più grosso della terra che c'è lì dentro, eccetera, eppure non si consuma nulla, però l'albero cresce. Che cos'è? L'energia solare terrestre che percepisce
si consolida e produce la materia. Quando cominceranno a capire questo diventeranno. Cioè praticamente il terreno non è che si impoverisce se l'albero cresce, però c'è pure la teoria, come dell'energia. tipo i contadini delle volte lasciano inoperoso un campo Esatto. perché secondo loro si impoverisce invece facendo i frutti. Perché lì manca il ritmo dell'energia di quella materia e bisogna che si riproduca completamente. Quindi Non è un'energia inesauribile. è inesauribile perché il sole lo fa entrare nella terra e ritorna ancora al sole. Quindi questa energia, adesso andiamo dagli apparecchi. Adesso se la camera mi segue, dall'altra parte del giardino ci sono degli apparecchi abbastanza particolari. La cosa principale la cosa principale è che queste conoscenze adesso fa ridere, perché è mai possibile dire che la Terra è ferma e gira l'energia. Eppure quando vanno a mandare su i missili sopra, ma non possono andare direttamente, ma devono prendere una traiettoria che è il movimento rotatorio del Sole che fa spostare per arrivare a quel punto. Quando voi sparate, siete dei cacciatori voi altri, no? No. Beh, il cacciatore quando spara mette dentro la pallottola e poi spara, ma dentro nella canna c'è una spirale che lo fa girare per vincere il movimento rotatorio dell'energia che sente. Invece l'uomo crede che la Terra è... Ma Zichichi ha fatto un apparecchio talmente sensibile. Chi è questo, scusi? Zichichi, il professor Zichichi, lo conoscete, no? È quello che studia là, che fa dei grandi studi. Contemporaneo? Laggiù in Bassa Italia, Zichichi. Solo io che non lo conosco, gli altri. Ad ogni modo ha fatto un apparecchio talmente sensibile che la Terra, appena che si muove un decimo di millimetro, si riscontra. Allora la Terra è ferma o si muove? Secondo questi apparecchi? Questo apparecchio fa vedere che la Terra è ferma. Perché non dà segno di Gira. Quando 30 anni fa, quando abbiamo detto che il terremoto non era altro che energia bloccata, sono messo a ridere. Adesso è tutta energia. Abbiamo detto che le stelle erano dei buchi, si sono messi a ridere. Io sono andato a fare una conferenza in Francia e gli astronomi che studiavano le stelle dicevano: come noi siamo professori, studiamo dei buchi. Allora io mi sono un po' arrabbiato e gli ho detto: ma guardate bene, che ci sono dei professori che studiano i buchi, sono i ginecologi. I ginecologi che studiano i buchi, no? È logico, no? Ma anche quelli? Allora c'era una signora, ha protestato, ha detto: parbleu, gli italiani si portano male, e l'ho lasciato dire. Dopo un po' mi ha rotto un po' le scatole e dice: ma scusi signore, sa, ma lei per venire su questo pianeta Terra non è uscito da un buco? E allora mi lascia vedere i buchi che ci sono lassù. Allora questa è una barzelletta, è una verità però, perché quando faccio quella conferenza faccio questo. Ad ogni modo, il cielo, anche il cielo, adesso cominciano a dire che c'è la cupola magnetica perché c'è quel buco di ozono, eccetera, eccetera. Le stelle sono dei buchi in quali entrano e escono le energie solari e terrestri. Tutta questa spiegazione, che dovrebbe darlo con una certa, diciamo, spiegazione completa. Prima che arrivano a queste spiegazioni, ma ce ne vuole del tempo. Adesso venite... Intanto andiamo... Intanto i macchinari non si possono già inquadrare? Sì, sono questi. C'è scritto... Tutto perché vado in Inghilterra, porto tutto in Inghilterra. Porta tutto in Inghilterra, perché? Perché in Italia non mi vogliono più. Come non la vogliono più? Mi rompo le scatole. A chi romperebbe le scatole, secondo lei? Tutti i grandi scienziati. E allora, per forza, per amore, io vedo che pianti lì e vado via. E qui a Imola, quando io ho chiesto di fare un esperimento a Imola,
mi hanno dato la multa, 220.000 lire il pretore mi ha detto. Però io ci ho detto, pretore, stia attento che andare contro il madre natura ha dei guai. Quello è morto, ha avuto un incidente da sedizione, è morto. Che esperimenti voleva fare? Quello di far sollevare i piccoli oggetti su una superficie di 300 km di circonferenza. E poi ho comunicato che bloccavo le radio, le televisioni, insomma, e poi non prendevo responsabilità degli oggetti che cadevano, perché si potevano rompere. Allora mi hanno dato 220.000. Senza aver fatto l'esperimento? No, me l'hanno proibito. E lei ha dovuto pagare una multa? 230.000 lì. C'ho lì il documento, c'è tutto. Intanto siamo davanti allo stroboscopio ritmico magnetico solare. Cosa sarebbe? Ecco, è quello che ti spiegavo prima. E che, vedi, questo qui stiamo smontando tutto. Se la camera vuole entrare, c'è una porta. Un momento. Attenzione. Questo, qui sopra, vedete questi tubi, sono pieni di polvere d'alluminio. Qui ce n'è 5 quintali. Di polvere d'alluminio? 5 quintali. Quindi. Poi queste polvere d'alluminio ha la proprietà di assorbire energia solare tramite i fili e tramite i conduttori che ci sono lì, anche quelli tubi di alluminio pieni di polvere d'alluminio. Sottoterra, eccoli qua, e vedete, c'è 1,5 km di questi tubi qua sotto. Che fanno una spirale? Che fanno la spirale e prende energia terrestre. Per riprodurre il concetto di prima? Sole e terra. Qua, qui c'è un apparecchio. Un momento, professore, che la camera Dalla parte? ha difficoltà. Il professore ci sta illustrando questo apparecchio? Qui sotto c'è un apparecchio di 7 tubi di alluminio profondi 4 metri, con ognuna la propria lampadina, che pulsando va nel centro della Terra, prende energia terrestre e la porta in superficie. Quanto è fondo, scusi, questo meccanismo? Quanto è profondo? Questo qui 4 metri di profondità, però la pulsazione e la carica di energia che dentro, sono tutti tubi così pieni di polvere d'alluminio, hanno la proprietà di entrare nel centro della Terra, prendere energia terrestre e portarla in superficie, però scoppierebbe. E allora abbiamo messo uno scarico, che vedete in che stato è, esplode. Quello sarebbe lo scarico? Lo scarico di questo. Invece laggiù in fondo, un attimo, se la camera si gira, in fondo, dice il professore, c'è un altro apparecchio. lei mi chiama professore, ma non sono mica. Non è professore? No. Là in fondo c'è un Un'altra cosa, un altro scarico simile? Là prende l'energia terrestre. E qui c'è lo scarico, la parte di là c'è lo scarico, dall'altra parte. Sì, dall'altro lato c'è un altro scarico. Comunque sono tutti uguali, quindi si può anche... Il concetto l'abbiamo capito. E questa macchina, questo macchinario può essere funzionante o? Questo qui è quello che fa le piogge, no? Faccio la gara con il chiosco qua, in fondo c'è il chiosco. Sì. Allora lui al martedì chiude perché è suo giorno di riposo, e allora inizia col tubetto, allora lui bagna la mattina e alla sera io bagno con le nuvole. È lei che farebbe piovere prima? Sì, al martedì. Sempre martedì più tutti i giorni. Sì. Però lui... E anche lei per il discorso del Gran Premio, spesso a Imola durante il Gran Premio, uno dei 3 giorni del Gran Premio, c'è pioggia. È lei che è contrario? Sì, di fatto dicono così, dice,
salve Ghina permettendo si fa le corse. Ma lei non c'entra niente su questo? No, c'entra, solamente faccio vedere che non c'entro perché se non mi diverto io a fare queste cose qui. Perché io posso prendere bel tempo, brutto tempo con questo apparecchio. Ce n'è un altro qui ancora più potente, stai cominciando. Poteva prendere il sole di notte. Il sole di notte? Però non ci ha mai provato? Sì, l'ho fatto, si è spaventato, è venuto il prefetto, il sindaco di Bologna, eccetera, spaventato. Quando è successo questo? Erano 15 anni fa, non so di più. E poi qui le scommesse che si fanno è bellissimo. Del tipo? Del tipo per esempio quando una volta c'erano, adesso no perché c'è tutte le cose automatiche, ma una volta si veniva come collaboratore a aiutare il giorno delle corse. Allora un giorno delle corse mi regalavano i biglietti di entrata per i miei collaboratori, se non che a un certo momento il bigliettario mi ha bucato quello di sabato e quello di domenica. Allora dicevo, ma perché fate questo? Non posso entrare. Qui e là perché lei è un imbroglione, qui e là, eccetera, eccetera. Dice, beh, ma guarda che domani delle cose non se ne fanno, è modo più assoluto. Sì, Il giorno dopo ha cominciato a piovere, erano le 2:30 a piovere, e allora hanno dovuto rimandare. Poi rimandiamo alle 3 acqua più forte ancora più forte. Poi alle 3 hanno smesso ancora e 3:30, giù acqua, con grandi. E questa era lei che con i suoi macchinari faceva piovere? Sì. Allora alla fine hanno dovuto smettere le corse e pagare indietro tutto quello che hanno ricavato. Allora il custode che era lì, il bigliettario, ci ha detto, ma guarda che Ghina qui là si è sentito male, dice, ma mi ha fatto una cosa simile, sì. E non sono venuto da me, e lei, sì, sono stato io. Dice, ecco, allora lei pagherà tutti i danni. Benissimo, lei se mi conferma questo, io pago tutti i danni. Però vuol dire che la sua teoria deve essere No, andiamo a prendere il premio Nobel. Se no è città. L'hai vista lei, no? Neppure io. Un'altra volta ho fatto cadere un elicottero qua. Qui a Imola? Sì, un elicottero qui, è scoppiato, è andato in 50.000 pezzi, eccetera. E allora, siccome io avevo avvertito loro, guardate, che se vengo di elicottero dovrebbero venire, dice, verso alle 8, alle 9 secondi, perché io scarico di apparecchi scarico. Invece, alle 7 sono arrivati. Qui si sono caricati di energia negativa e quando sono andati là a depositarsi hanno preso il negativo, con il negativo lei mi insegna che due cose uguali si rispingono. Allora è salito ancora, poi è sceso ancora, poi è risalito 3 volte. Per fortuna che gli operai dentro delle macchine, i meccanici dentro delle macchine sono scappati fuori la seconda volta e si sono buttati giù. Quando è sceso è scoppiato. I pezzi hanno tagliato tutti i cordoni grossi della televisione, da là a venire qui. È entrato qui dentro e non si è trovato i pezzi, poi sono andati giù profondi. Dentro questo giardino? Quindi non è che lei fa funzionare questa apparecchiatura? Questo? Quando voglio io. Sarebbe rischioso fare un esperimento adesso? Adesso sarà un po' difficile perché, guardate, qui c'è poche nuvole, se no vi farei funzionare, ma ad ogni modo, anche se io faccio funzionare questo, non ci credono. Però io ho avuto una grande soddisfazione. Una classe di 6 o 7 anni, bambini, sono quindi elementari, sono venuto qua dentro e mi sono detto, vedete bambini, là ci sono le nuvole e non c'è il sole, adesso io faccio girare l'elica, qua dentro, poi vi farò vedere girare l'elica, vedete che dopo un quarto d'ora, 20 minuti, si apre le nubi e viene fuori il sole, e dopo 20 minuti è venuto fuori il sole. Il bambino ha fatto bene, bravo, è stata la più grande soddisfazione della mia vita, perché per quando dice
una combinazione, c'è il vento, c'è il qui, là, non è vero. Allora, in modo di esperimenti ne ho fatte una quantità enorme, ho sempre cercato di non far credere la verità, se no non mi lasciavano fare nulla, quindi io faccio quel che mi pare e mi piace. Adesso qui io vi spiego il ritmo, se voi vedete, in questo qui noi abbiamo un tubo di alluminio, quindi polvere d'alluminio. Qui abbiamo una spirale che capta l'energia solare. Qui in basso c'è altro cubo che preleva l'energia terrestre con la spirale all'incontrario. Se voi prendete una spirale e la rovesciate, è il movimento all'incontrario. Ora, se queste due energie riportiamo uno vicino all'altro, li blocchiamo, li fermiamo, qui si condensa e produce la materia. Questo è il segreto di madre natura. Vedete? Qua sopra, lo vedete che c'è il fiorellino? Bene, questo fiorellino di forma, lo vedete qua sopra? Questo qui, alla sera, viene la composizione dei fiori in alto, si vede in alto, e poi si scioglie ancora nuovamente e torna come prima. Quindi qui la materia si forma in questo modo, come i rami delle piante e le radici delle piante. L'unione delle due energie produce la materia. Questa è la parte principale della materia. E qui voi vedete che è grande, più piccolo, ancora più grande, sì. E questo è il sistema per prelevare, produrre e avere la possibilità di avere le materie, il cosiddetto semi della materia. Noi possiamo produrre i semi della materia come fa madre natura. Difatti, il tempo quando sono andati sulla Luna, noi abbiamo mandato dei campi magnetici di vegetazione di semi sulla Luna. Io ripeto ciò che mi hanno detto l'America, gli americani. L'hanno trovata la vegetazione in atto. Ora io dico una cosa, sono andati su sulla Luna, sono andati su benissimo sulla Luna e hanno portato giù la terra, non potevano portare su 7, 8, 10 quintali di seme e poi germinare, non riesco a capire perché così. Ad ogni modo c'è un altro fatto molto importante. Con queste due energie noi possiamo eliminare la forza di gravità. Perché? Che cos'è la forza di gravità? La forza di gravità non è altro che energia solare che è più forte dell'uscita dell'energia terrestre. Infatti noi abbiamo mandato su un piccolo missile senza propellenti, aumentando enormemente l'energia terrestre. Quello ha galleggiato, è salito, è andato in alto e dopo l'abbiamo fatto esplodere dall'alto. Il tempo antico c'erano i sassoni grossi, vero? Enormi, e allora dicevano che ci volevano 4, 5, 6 mila persone per trasportarle. Ma facciamo un ragionamento. Questo terreno qua, che siamo abitato noi, che abitiamo noi, adesso è privo di energia terrestre, molto debole. Una volta invece era forte perché non c'era né piante che assorbivano energia terrestre, né animali, né uomini, né oggetti, non c'era niente, e quindi era libero. E quindi allora tutti gli oggetti galleggiavano, perché c'era energia uscente. Ora che cosa succede? Non riesco mica a capire perché non vogliono capire che la forza di gravità è l'energia terrestre più debole di quella solare. Ma quando cominceranno a capire questo, dice che ci vuole 15 mesi. A me è venuto qua l'anno scorso 3 grandi scienziati premio Nobel, un americano, un inglese, una signora americana che mi ha detto di non dire il nome, non lo posso dire. Sono venuti qui, sono entrati in laboratorio l'anno scorso 1000
1989, no, 1989, sono entrati e quando sono uscito ho detto siamo nel 2150. Perché? Perché solo nel 2150 cominceranno a capire queste cose. Io ho detto sono soldi, che me ne frego? Sono soldi. Quindi siete voi che dovete andare avanti. Adesso vediamo se il nostro pubblico, che fa parte, è un pubblico anche giovanile, condivide le sue idee e magari qualcuno può prendere questa eredità. Anche guarda, l'altro giorno è venuto un articolo sul giornale dove diceva, su Carlino, che ci ha risposto. Siamo andati in me del Priamo, il nostro del Priamo, che dopo ve li do un po' anche voi. E cioè il Zecchi che c'era scritto SOS perché qui andrà tutto male, qui là, eccetera, eccetera. Allora io ci ho scritto, se il professor Zecchi avesse preso in considerazione i nostri studi, a quest'ora non chiederebbe all'umanità SOS, ma lui lo chiede per avere i soldi, non chiede per avere. Ad ogni modo. Voi invece andate avanti senza finanziamenti, tutto? Finanziamenti che ci dà? Siamo noi che andiamo. Adesso vi faccio vedere il scuola del terremoto, prima che vengo poi. Un attimo se la camera ci segue. Cioè, se magari spegniamo. Siamo davanti alla macchina per il terremoto, ci ha detto il professore. Questa è la macchina per eliminare i movimenti tellurici. Cioè, con questo si evita il terremoto? Esattamente. Perché? Perché il movimento dell'energia, ripetiamo come prima, l'energia solare scende a spirale, entra e esce a spirale in senso contrario perché è una riflessione. Allora se noi guardiamo questo tubo, ha un movimento a spirale che dal grande va in piccolo. Questi tubi sono pieni di polvere d'alluminio, questi sono pieni di polvere d'alluminio, mentre questo è pieno di polvere di ferro per fare l'elettrolisi uno con quell'altro. Questi qui, che sono tutti tubi di alluminio pieni di polvere d'alluminio, vanno giù a 4 metri e hanno la forma di spirale del movimento uscente della... Praticamente quello che vediamo di sopra è riportato anche di sotto. Esatto. Allora che cosa succede? Se c'è un movimento, e questo è venuto un esperimento quando è successo quel terremoto in Alto Adige, ricordate, è venuto qualcosa di terremoto, e l'avevamo messo da 2 mesi, e allora immediatamente qui ho fatto un gran fumo, dice mamma mia, si è incendiato tutto, invece era l'energia che usciva. E in quel punto il terremoto è stato bloccato? Sì, qui non c'è mica stato. Niente, scarico completamente. Infatti, se voi notate, è un bel po' che in Emilia Romagna il terremoto non viene, perché abbiamo gli apparecchi che scaricano. È una cosa talmente semplice, non riesco a capire perché non sono ancora riuscito a capire questo. Questo qui, mettendo nelle posizioni dove ci sono i movimenti tellurici, non viene mai. E chi ci insegna questo? Ci insegna tanti anni fa adoperavano un sistema quasi sempre simile, adoperando i menhiri e i dolmen. Sapete cosa sono i menhiri e i dolmen? No. I menhiri sono pietre a questa forma, vede? Proprio a questa forma qua, dal grande al piccolo. Vicino ha messo i dolmen sono pietre che sono larghe e si appoggiano in alto. Allora il sole batte sulla pietra, va giù, va sotto e torna fuori. E i scaricatori di questi dolmen che è menhir in Francia è pieno. Avete mai sentito in Francia un terremoto? Da quando io sono nato, no, guarda che ho 82 anni, quindi è un bel po', niente. E là ci sono ancora, in Italia c'erano le allevate, per quello è venuto fuori il terremoto. Quindi sono tutte queste cose qui che sembrano fasulli, ma sono importantissime, perché è sempre il principio del ritmo sulla terra. Lo vedete?
Se questo apparecchio qua si mettesse del legno, si facesse galleggiare e metterlo sul Mediterraneo mare, questo elimina tutte le alghe perché purifica l'aria, perché l'energia prende l'energia solare e l'energia terrestre, perché viene, vedete, fa così e poi fa anche così. Quindi elimina completamente le alghe, quelle al mare che dicono che sono così perché mancanza di energia solare. Purifica l'aria e purifica l'acqua. Ne basterebbe una per tutto il Mediterraneo? No, diverse. Galleggiando, si lasciano lì e lavoro da solo. Io l'ho detto anche sui giornali, sono messo a ridere. E io se ridete pure, a me non me ne parla più niente. Quando avete finito da ridere non riderete più. No? Ma è logico da ridere, perché sembrano tutte cose astruse, però c'è Rubbia che ha mangiato la foglia. Prima di tutto Rubbia ha fatto una cosa molto importante, che quello ha messo il suo laboratorio privato, l'ha chiamato Electra, che è quello della nave di Guglielmo Marconi, e poi ha capito che con tutto quel lavoro che lui ha fatto alla sotterranea sita, non è riuscito a trovare il principio della materia, l'ha separata continuamente, deformando. Ma l'energia atomica è la più grande fesseria che ha fatto l'uomo, perché distrugge. Pensate che noi, con un apparecchio semplicissimo, noi possiamo neutralizzare. Infatti abbiamo fatto l'esperimento giù nella Sila in Bassa Italia, qui sono venuti dei grandi pezzi grossi con delle pietre piene di energia, cobalto, energia, come si chiama, tutte queste energie qui lì, sono andati via, sono andati a casa facendole in tasca perché non funzionavano più, neutralizzate. Quindi io non riesco a capire perché bisogna fare la distruzione quando si può fare meno, perché la scienza ufficiale è all'incontrario del